Ciao a tutti, benvenuti. Molto rapidamente, se questo video vi piacerà non dimenticatevi di mettere mi piace e di lasciare dei commenti, è molto importante. E se volete supportarmi economicamente e volete dei video extra ogni settimana e la trascrizione di tutti i miei video, andate ad iscrivervi al mio Patreon, avete il link nella descrizione. E se volete delle lezioni private di italiano con me, c'è il link al mio profilo italki, sempre nella descrizione. Grazie, cominciamo. Dunque, in questo video voglio insegnarvi una serie di espressioni molto colloquiali, direi addirittura slang, come probabilmente dice il titolo del video stesso, e spero che non siano slang regionali o giovanili, anche se è probabile che per alcuni lo saranno. È molto difficile trovare degli slang che siano completamente italiani, validi per tutti, per tutte le età e per tutte le regioni in Italia, ok? Quindi ho fatto del mio meglio. Secondo me comunque lo slang di per sé è qualcosa di relativamente giovanile, ok? Quindi tutte queste espressioni avranno un che di giovanile, ma ho cercato di selezionare delle espressioni che siano sufficientemente sdoganate da permettervi di usarle senza sembrare ridicoli, va bene? Senza sembrare il classico adulto che cerca di sembrare giovane. E ce le ho scritte qua sul mio quadernetto, vorreste vederle, eh? Adesso ve le leggo, non vi preoccupate. Le ho dovute scrivere perché erano troppe e non riuscivo a memorizzarle tutte. E quest'oggi andremo per categorie. Ok? Quindi vi insegnerò una serie di espressioni, o meglio, varie serie di espressioni, e ciascuna di queste serie si riferisce più o meno alla stessa idea. Sono modi diversi di dire più o meno la stessa cosa. Vi faccio subito un esempio pratico, cominciando con la prima categoria. Esprimere un giudizio positivo. Ci sono tanti modi, quelli che ho selezionato sono i seguenti. Cominciamo con figo. Figo o fico, con la C, a seconda della vostra provenienza regionale. Di solito al nord si usa più la G, al centro-sud si usa più... Cosa ho detto? Ripeto, al nord si usa di più la G, ok? La G di gatto, e al centro-sud si usa di più la C di casa. Figo può voler dire qualcosa di molto bello, molto divertente, appunto, positivo, oppure se si riferisce a una persona significa una persona molto attraente, molto interessante, eccetera, ok? E dalla parola figo deriva anche la parola figata, che secondo me è molto utile per distinguere tra i due significati di attraente e di cosa bella, cosa interessante. Cioè, figata si usa solo per le cose, ok? Solo per oggetti inanimati, attività, eccetera. Quindi potete dire, per esempio, il film che ho visto ieri era una figata. Oppure questo nuovo cellulare che ho comprato è una figata. Ma potete dire anche questo nuovo cellulare che ho comprato è molto figo. Diciamo che corrisponde all'inglese cool, ma anche all'inglese hot. Oppure, cos'altro potete dire? Potete dire una bomba. Se qualcosa è una bomba, è qualcosa di molto figo. Ancora una volta, stesso esempio di prima, il film che ho visto ieri era una bomba. Un aggettivo simile, che però non ha esattamente lo stesso significato, è pazzesco. Pazzesco può essere anche un semplice aggettivo positivo, ma ha questa sfumatura che qualcosa sia appunto una pazzia, cioè talmente fantastico da essere folle. Ok? Quindi ho visto un film pazzesco ieri. Certo, può essere un film molto bello, ma anche un film che vi ha sconvolti. E molto similmente potete usare l'aggettivo che ho usato poco fa, assurdo, in combinazione con la parola
roba. Roba significa cosa, è una parola molto colloquiale per dire cosa. E quindi potete dire una roba assurda. Quel film è una roba assurda. Questa torta è una roba assurda. E poi volevo insegnarvi anche una sorta di espressione avverbiale. Che cosa significa? Significa che si può usare solo in combinazione con dei verbi e non come aggettivo. E questa espressione è da Dio, il che significa molto bene. Ok? Da Dio significa molto bene. Per esempio, se qualcuno vi chiede come state e voi volete dire che state benissimo, proprio più del normale, ma estremamente bene, siete pieni di energia, vi sentite al massimo delle vostre possibilità, potete dire sto da Dio. Quindi, se mai vi capiterà di andare in Italia e verrete invitati da la classica vecchietta italiana che invita tutti a pranzo, una volta finito il pranzo potrete dirle: signora, questa parmigiana di melanzane è una bomba, è una roba assurda, è pazzesca. Lei cucina proprio da Dio. Ok, passiamo dalle espressioni positive a quelle negative, quindi quelle che vogliamo usare quando qualcosa è terribile, è di una qualità molto molto bassa. E prendiamo la parola cesso. Che cos'è un cesso? Un cesso letteralmente è un gabinetto, ok? Quella cosa che c'è in bagno, sulla quale vi sedete. Come si usa? Si usa un po' come la versione negativa di figo, più o meno, o figata. Quindi potete dire che qualcuno o qualcosa è un cesso. È più comune usarlo con le persone e non è una cosa molto carina da dire, ma insomma è importante che sappiate che esiste. Se dite che una persona è un cesso, significa che questa persona è molto brutta, ok? Molto semplicemente. Invece, se dite che, per esempio, questa stanza è un cesso, questa casa è un cesso, significa che o questa casa, questa stanza è orribile, oppure anche che è molto disordinata, molto sporca, tenuta male. Un aggettivo negativo che potete usare per indicare molto semplicemente che una cosa è un po' di bassa qualità è la parola scrauso. Scrauso significa proprio una cosa da 2 soldi, diciamo. Per esempio, se prendo una penna in uno di quei negozi che vendono oggetti a caso a 20 centesimi, poi provo questa penna e scrive male e si rompe subito, posso dire che questa penna è scrausa. Questa penna è proprio scrausa. Cos'altro posso dire per descrivere questa penna? E non solo, per descrivere qualsiasi cosa non ci piaccia, qualsiasi cosa secondo noi sia brutta, scomoda, spiacevole, di bassa qualità, che ha un gusto cattivo, qualsiasi cosa è un'espressione utilissima ed è fa schifo, fa schifo. Credo di averla già menzionata in un video vecchio, ma vale la pena ripeterla, anche perché repetita iuvant. Quando qualcosa fa schifo significa, appunto, come ho appena detto, che non vi piace. Se volete rendere questa espressione più soggettiva e meno oggettiva, quindi più riferita ai vostri gusti personali e meno un'affermazione generale che secondo voi è valida per tutti, potete aggiungere mi prima di fa schifo, ok? Mi fa schifo. O in alternativa potete anche dire che questa cosa è una schifezza. È più o meno la stessa cosa. Infine, una versione un po' più estrema e più volgare di questa stessa espressione, tappatevi le orecchie se siete sensibili, se non volete sentire le parole brutte, è fa cagare. Non sto a spiegarvi che cosa significa questa parola e proseguiamo, andiamo avanti. La prossima categoria sono le parole che significano tanto oppure molto, quindi intensificatori, ok? Il più comune di tutti, il più banale è un sacco, ok? Che cos'è un sacco?
non ho sacchi intorno a me, ma metterò un'immagine sullo schermo che lo faccia capire. Ma non è importante capire in realtà che cosa significhi, perché c'è tutta una serie di altre espressioni che vogliono dire la stessa identica cosa, di cui non so il significato letterale, quindi ve le leggerò semplicemente, ok? Una caterva, un fracco, un botto, una valanga oppure un casino. Ora, direi che tra queste un sacco, un fracco, un botto e un casino si possono anche usare in combinazione con dei verbi, ok? Quindi, per esempio, mi sono divertito un sacco, mi sono divertito un botto, questa pizza mi piace un fracco, eccetera. E poi c'è un'altra espressione che invece si può usare solo in combinazione con un verbo e questa espressione è da morire. Quindi nelle frasi che abbiamo detto prima, per esempio, si può dire mi sono divertito da morire. Questa pizza mi piace da morire. C'è anche da dire che l'espressione da morire si può usare in combinazione con degli aggettivi, per esempio bello da morire o noioso da morire, ma tutte le altre espressioni è un po' strano usarle in combinazione con degli aggettivi, o meglio, potete dire è un sacco bello, ma sembrerà molto più slang, molto più giovanile come modo di esprimersi. Quindi sta a voi decidere. Ora riprendiamo un attimo questo termine un casino, ok? La parola casino, dicevo, non sono sicuro di quale sia la sua etimologia, anche se credo che abbia a che fare con i casinò, non lo so, non importa. Però è una parola che può avere anche un altro significato. Casino si usa per indicare la mancanza di ordine, ok? La mancanza di chiarezza, oppure anche mancanza di silenzio, quindi tanto rumore, diciamo. Quindi sì, questa parola è molto comune. Per esempio, questo film è un casino, i miei appunti sono un casino, oppure la mia stanza è un casino. In questo momento sembra ordinata, ma in realtà è il disordine, il casino è tutto nascosto dove non lo potete vedere. E questa parola non è l'unica che esprime questo significato, ma credo che una delle altre due alternative che avete sia un po' volgare, quindi state attenti ad usarla. La prima alternativa, quella non volgare, è confusione. Confusione significa caos, significa mancanza di ordine e di chiarezza, come dicevamo prima. Poi l'alternativa volgare è bordello, ok? Entri nella tua stanza e dici questa stanza è veramente un bordello. Senti tanto rumore venire da fuori e dici ma che cos'è sto bordello? Poi, senza alcun tipo di transizione fluida, passiamo alla prossima categoria, che in realtà non è una categoria. Semplicemente c'è un'espressione, anzi due espressioni che sono praticamente uguali, che sono sbatti e sbattersi. Vi raccomando anche questa espressione, secondo me è un po' volgare, o comunque può esserlo, quindi fate attenzione alle persone con cui la usate, al contesto in cui le usate. Cos'è lo sbatti? E sì, sbatti è una parola singolare, maschile. È l'abbreviazione di sbattimento, credo, e per questo finisce con la I, ma è singolare. E cosa significa? Può significare due cose diverse. La prima è tanta fatica, tanto impegno, tante scocciature, eccetera, ok? Quindi, per esempio, potete dire riparare la mia auto è stato uno sbatti, oppure organizzare questo evento è stato uno sbatti enorme. Ma l'alternativa di sbatti è voglia di fare le cose, ma in senso negativo. Mi spiego meglio.
significa voglia di fare qualcosa di molto faticoso che generalmente la gente non ha voglia di fare. Per esempio, io posso chiedere a un mio amico: mi puoi dare una mano con le pulizie? Non so se hai sbatti di aiutarmi, ma mi farebbe molto piacere, ok? Oppure se qualcuno mi chiede di fare una cosa per lui e io assolutamente non ho voglia di fare questa cosa molto faticosa, posso dire: no, guarda, mi dispiace, ma non ho sbatti. E l'altra espressione di cui parlavamo, sbattersi, indica proprio il fatto di fare queste cose molto faticose. Per esempio, sbattersi per organizzare un evento, sbattersi per riordinare la casa o pulire la casa. Posso dire, per esempio, mi sono sbattuto tantissimo per organizzare questo evento. Significa che ci ho messo tanto impegno, ho fatto tanta fatica, è stata una cosa che ha richiesto molte energie. Passiamo all'ultima parola, all'ultima espressione, che è ci sta. Ci sta è un'espressione utilissima e molto interessante. Ha due significati principali. Il primo è quello di esprimere che una certa idea ci piace, cioè non che ci piace in generale, ma che siamo disposti a partecipare a una certa cosa. Per esempio, se qualcuno ci propone di uscire a mangiare la pizza questa sera, noi possiamo dire sì, ci sta, non è male questa idea, mi piace, sono pronto a partecipare. Un po' come in inglese direste sounds good o I'm down, I'm up for it. L'altro significato invece è un significato che ha più o meno la stessa valenza di ha senso, solo che ha senso in italiano si usa un po' meno correntemente. In inglese dire make sense è molto comune. In italiano se dici ha senso è molto letterale. Dire invece ci sta significa ah, ok, capisco perché è così. Sì, ha senso che sia così. La spiegazione che mi hai dato ha senso. La spiegazione che mi hai dato ci sta. Quindi, fatemi fare un esempio per chiarire un po'. Vedo un mio amico che usa due borse diverse per una quantità relativamente piccola di spese. Allora gli chiedo, ma perché hai usato due borse invece che una sola? E lui mi dice, ho dei prodotti tanto pesanti, quindi anche se non sembrano grandi, in realtà erano troppo pesanti per una borsa sola. E questa spiegazione ha molto senso e quindi io gli rispondo, ah ok, ci sta, è logico, è comprensibile, ok? Bene, siamo arrivati alla fine di questa lista di espressioni slang colloquiali che potrete usare per sentirvi più alla moda, più fighi. Spero che vi siano state utili, spero che vi siano piaciute. Lasciatemi tutto il feedback che volete nei commenti qui sotto, anzi vi incoraggio a farlo. Mettete mi piace e iscrivetevi al mio canale. Ciao!